Quali tipologie di finanziamenti sono disponibili in ambito di efficienza energetica? Nell'efficienza energetica, così come in altri settori anche, la banca ha diverse tipologie di approcci. L'approccio direttamente al finanziamento dell'azienda, dove l'azienda viene finanziata perché sta facendo una cosa che migliora la propria redditività e quindi indipendentemente dal progetto di efficienza energetica viene finanziata l'azienda che merita il credito. Una seconda tipologia di interventi invece riguarda il finanziamento dei progetti, infatti si chiama il project finance specifico che adesso in maniera un po' grossolana, indipendentemente dal merito di credito dell'azienda, che comunque deve essere un buon merito di credito, viene finanziato il progetto. Il progetto stesso genera dei risparmi e questi risparmi servono per ripagare il credito che viene dato per finanziare questo progetto. Quindi è un qualcosa che si autoriproduce, si automantiene da solo. In questo ambito, poi fra i due metodi, cioè il project finance specifico sul progetto e il finanziamento dell'impresa, ci sono vie di mezzo. Per esempio la nostra banca, come prima in Italia, ha fatto un caso che è un case history che si chiama Conad. Abbiamo finanziato attraverso il team di project finance, abbiamo finanziato la ristrutturazione e la riqualificazione energetica di diversi punti vendita di Conad. E come sono stati pagati? Si pagano attraverso i risparmi che questi punti vendita hanno per quanto riguarda la bolletta energetica. Quindi i risparmi che hanno vengono, anziché presi dai singoli punti vendita, per un certo numero di anni pagano il credito che hanno ricevuto per fare queste operazioni. In questo modo c'è chi mette una percentuale equity a maggior rischio, è un fondo esterno, la banca ha messo il credito ordinario e la holding Conad in qualche modo subentra a garanzia qualora non pagassero i singoli punti vendita che sono i franchising. Questo è uno schema pubblico, per cui penso che andando su internet Conad, Unicredit, si legga esattamente quello che ho detto, per cui non ho detto segreti, e questo schema può essere riprodotto per tante altre possibili iniziative. A livello europeo avete adottato qualche strategia in particolare? Allora sì, assolutamente. Noi siamo presenti in tantissimi paesi europei. C'è una policy globale della banca che è molto attenta all'efficienza energetica e al tema più grande del riscaldamento del pianeta. In questo sono state adottate una serie di politiche interne e di linee guida che ogni branch di tutta Europa segue. Naturalmente nei paesi dell'est europeo ci sono collaborazioni con le BRD, mentre a livello centrale la banca fa parte di alcuni gruppi di lavoro delle Nazioni Unite che studiano i temi del riscaldamento del pianeta e in più ha partecipato negli ultimi 18-20 mesi a un progetto all'EFIG, Energy Efficiency Financial Institute Group, che è stato creato dalla Commissione Europea e ha già prodotto un report su efficienza energetica nelle piccole e medie imprese e negli edifici. Adesso un'indiscrezione, ma penso si possa dire, si spera che la Commissione Europea faccia ulteriori passi avanti in maniera tale che si possano creare strumenti finanziari concreti e omogenei per tutti gli attori finanziari, che siano banche, fondi o tutti coloro che possono aiutare a finanziare l'efficienza energetica, che ricordiamo solo nel campo degli edifici da oggi al 2035 richiede in tutta Europa investimenti per 1,5 trilioni di dollari e quindi c'è un sacco di lavoro da fare e quindi solo facendo sistema europeo è possibile trovare questi fondi e rendere un pianeta più bello per le nuove generazioni.